Ciao amici e bentornati sul mio canale. Oggi piccolo tutorial di fai da te per quanto riguarda le nostre caravan. Mi sono regalato un stabilizzatore Alco 1300 perché la mia caravan da libretto può solo montare questo modello, però ormai è fuori commercio, per cui per evitare di dover fare modifiche sul libretto con l'Audi e spese l'ho acquistato subito a 80 euro, per cui abbastanza buon prezzo, non posso lamentare. Niente, adesso prima di montarlo verificherò che i ferrodi siano ancora buoni, a quanto pare sì, gli darò una pulita e lo preparerò per il montaggio e poi vi farò anche un video per quello. Seguitemi nelle varie fasi di montaggio, pulitura e rimontaggio. Come vi dicevo, ormai essendo fuori produzione non si trovano più tanto facilmente i pezzi di ricambio, per cui io ho trovato ancora qualcosa sul sito falla.it. Qua ci sono le guarnizioni e ne ho prese due, casomai ho dato fondo al magazzino, casomai servissero. Poi ho acquistato i cuscinetti, anche qui ho dato fondo al magazzino, e poi i ferrodi per la testina. Niente, adesso verificheremo che i ferrodi siano ancora buoni, se sono buoni li terremo, altrimenti andremo a sostituirli con quelli. Oltre a tutti i ricambi dello stabilizzatore ho anche acquistato questo chiavistello, sempre sul sito falla.it, che mi permette di effettuare il bloccaggio della leva come antifurto. L'importante, prima cosa, è procurarsi un contenitore dove mettere dentro tutti i vari pezzi smontati per evitare di perderli. Mettiamo via la scatolina, adesso spingiamo via il ferrodo. Come vedete è ancora abbastanza integro. Questo qua è il cuscinetto. Ecco, come vedete qui c'è già una guarnizione un po' rotta. Ora andiamo a togliere anche questo.
anche questo, come vedete, è ancora buono, non c'è bisogno di sostituire nel cuscinetto, perché come vedete gira molto bene e il ferodo è ancora abbastanza buono, non faremo che dargli una pulita e basta. Ora andiamo a smontare la testa. Bene, come vedete non è altro che un giunto sferico normale, solo forato per il posizionamento dei ferrodi e l'aggiunta della testa serrante. Bene, ora questo è abbastanza pulito, una piccola passata di carta vetro molto sottile per non portare via la leccatura. Bene amici, adesso terminato la pulizia, come vedete abbiamo pulito bene tutte le parti, non c'è bisogno di sostituire niente perché ancora tutto è in buone condizioni. Andremo a rimontarlo. Qui ho già posizionato la guarnizione e prima di posizionare poi i felerodi andremo a dargli una grattetina, una bella pulizia e una grattetina. Bene, ora procediamo con l'assemblaggio. Questo lato andrà semplicemente alla guarnizione.
Bene, come vedete è andato in castro. Ora non ci resta che riposizionare i ferodi, però prima gli daremo una piccola grattata. Ricordatevi posizionamento della rondella, cuscinetto, rondella. Ora non ci resta che riposizionarli. Uno che vada bene inserito all'interno e due. Perfetto, anche questo inserito. Ma non resterà che inserire la segel per il bloccaggio. Ok, anche questo è posizionato. Ora andiamo a posizionare l'altro. Come sopra. Facciamo una prova di tenuta. Ok, che sia ben inserito all'interno. Bene. Come vedete abbiamo ancora questa guarnizione. Perfetto. E come vedete il nostro H1003 è praticamente restaurato nuovo. Non mi resta che installarlo sulla mia Caravan, ma questo sarà oggetto di un altro video. Per sicurezza do ancora una passata ai ferodi, la carta vetrata. Come sapete il funzionamento lo conoscete tutti meglio di me. Questo andrà a bloccare, questo ferodo andrà a stringere la testa del gancio traino qua all'interno, impedendone e rallentando lo sbandamento. Sarà chiuso, bloccato, e questo sarà serrato contro e la testa sarà chiusa qua all'interno e impedirà movimenti bruschi. Bene amici, anche per questo video è tutto.
vi ringrazio di avermi seguito, spero che sia stato utile. Vi ricordo che ho acquistato questo perché la mia caravan ha il gancio traino aggiunto sferico normale, per cui con l'avanzare dell'età si diminuiscono i riflessi, però sulla carta di circolazione della mia caravan era previsto solo questo tipo di gancio in sostituzione, per cui avrei dovuto chiedere alla casa costruttrice una variazione sul libretto, oppure l'unica soluzione per me, per evitare burocrazia, ho cercato online un gancio usato e ho trovato questo, tra l'altro vicino a casa mia, a 80 euro, per cui con 80 euro ho risolto il mio problema. Niente, vi ringrazio per avermi seguito, spero vi sia stato utile e vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!